Cari signori, vi saluto a tutti, vi canto due storielle pure fatti, di maggio che ci porta i fiori e i frutti, noi li raccoglieremo dopo fatti. È un canto, come si dice, per augurare al Padre Eterno che ti mandi un buon raccolto, e si andava per le case, però a quei tempi non ci si andava per prendere la questua. È solo per la bevuta e portare l'allegria. Tu senti l'aria come le coltate, gli uccelli volano allegramente, volare quali lazzarare tante, cantando solo in maggio solamente. Cioè, questo pezzettino qui avrà una 50-55 anni. C'è un pezzettino lì che è più vecchio ancora. Questa diciamo che è una vigna che saranno 6.000 metri, io produco quelle 1.800 bottiglie, 1.900, 1.700, dipende un po' anche dalle annate. A me piace molto, non so. Questo viene proprio naturalmente. Dopo c'è quella vignetta lì di Montepulciano, l'altro pezzettino nuovo, e quello lì è il Gran Sasso, la Maiella si vede pure un po', vedi, però quando è limpido, spesso è limpido, però adesso quella è la montagna d'Ascoli, lì già è terra, vabbè, lì è zona è Teramo, diciamo. Dopo quelle colline là sono praticamente tutto Abruzzo, quelle qua al confine. Io ho iniziato perché eravamo un gruppo di amici Osteria dell'Arancio. Praticamente stavamo sempre giù, facevamo parte dell'arredamento in quel periodo e bevevamo come spugne più che altro. Dopo c'era anche Marco Casolanetti, tutta questa gente qua, un sacco di altre persone che praticamente vivevamo dentro l'osteria, facevamo cene, bevute, bevevamo anche bottiglie importanti, facevamo le collette chiaramente a quei tempi perché eravamo poveri, ma anche adesso, però insomma, quei tempi insomma, vabbè, ci divertivamo un sacco. Il vino io l'ho sempre fatto a casa, mio nonno che abitava praticamente quella casa lì, adesso c'è tutto quel gruppo di case così, faceva vino e lo vendeva anche. Mio nonno, da parte di mio padre un po' più che altro se lo beveva, però da parte il vino a casa è stato sempre fatto. Qui ogni famiglia metteva di solito per bere durante l'anno 15-20 quintali, 12, dipende dalle famiglie numerose, però insomma il vino era una cosa, era come alimento. Addirittura quel signore che abitava lì, prima di partire ad andare alla natura con le mucche, per quei tempi, mi ricordo, gli dava un litro di vino a testa per dargli energia. E le mucche non partivano se non bevevano. Le mucche proprio? Le mucche, sì. Producevo una barricca, io ho iniziato con una barricca nel 2000. Poi dopo 2-3 barricche, 4 barricche, c'era una vigna vecchia pure dall'altra parte, molto vecchia forse. Quella zona, non queste colline là, quelle lì è tutta breccia. Non so, questi sono il letto del mare che si è alzato ai tempi, allora praticamente si trova un sacco di fossili pure qui, vabbè, questo dappertutto però. Pittore monocromatico nel senso in bianchino. Adesso facciamo più che altro pavimenti in resina, io e il socio, sì. Però sto un po' mollando perché anche qui che siete impegni è un casino, tante volte tralascio, non può essere. Mio nonno faceva il vino là che un ettaro faceva 300-400 quintali a quei tempi perché andava più che altro proprio per quanta resa fa adesso per ettaro proprio? Ma questo qui io ci faccio tutto quanto il Trebbiano, 22 quintali di uva, 23 no. Cioè se ne porta tanto andiamo lì, lo diradiamo, di solito tolgo, se vedo che la vite ce n'ha tanta, gli tolgo la punta e l'ala del Trebbiano. Montepulciano lo stesso, perché comunque quando vedi che la vite ne porta tantissima la togli, ma di solito con queste potature, queste puntaruole diciamo qui a noi, cioè? Lasci solamente sul capo vecchio, lasci solamente un occhio, due questo qui, lasci un occhietto, ecco, punti qui, tac, e qui sarebbero il capo, qui 1, 2, perché uno nasce sempre al bordo, uno lascia qui, qui da noi si dice a puntaruole. Cioè che non è come se fosse un cordone speronato, però sul vecchio che lasci praticamente pochissimi capi, cioè la produzione non è tanta, perché questo qui lo potevi potare pure fin qua su, lo attaccavi qui, c'aveva tutti gli occhi, quelli erano tutti occhi a produzione praticamente. Io ricordo lì qui di destra c'è un bosco, lì c'erano delle vignette vecchie e i filari stretti così,
non è che ci poteva lavorare, si lavorava solo esclusivamente a mano. Anche lì mio padre si ricorda delle vignette a Cunocchia, si chiama. Cunocchia significa vigne piantate 50 tipo i pomodori, 50, 50, 50, 50 e poi dopo ci mettevi la canna e facevi salire questa vite e vendevano i grappoletti, ma la produzione era, cioè, come adesso Marco Casoletti lì sta piantando le vigne a 44.000 ceppi per ettaro, ma anche a quei tempi le piccole vigne erano pure, non ti dico 44.000, ma sì, penso, sì, 50 per 50 era continuo, quando facevamo i compleanni io e il socio eravamo addetti alla ricerca per i contadini del vino più buono. Ah, ok. Allora andavamo in contadino, prendevamo sempre da Damigiano 54 litri per fare un compleanno tra amici. Da un gioco mi è diventato un lavoro importante tutto qua. Importante perché adesso devi seguire quello e quell'altro, allora notte, giorno, sabato, domenica, una lotta. La scheda d'acciaio non c'ho il freddo, non c'ho niente, faccio come natura crea e basta. Cioè nel senso che le fermentazioni partono spontaneamente finché, diciamo, li metto tutti in botti piccoletti in modo che non abbiano delle grossi, diciamo, come si dice, quando vai in fermentazione le scaldature, non si scalda, se metti magari sulla botte così arriva a 35 gradi, invece una botte piccola contiene un po' più la fermentazione che scalda un po' più. La vasca, cioè non la botte, sì. Sì, cioè, sì, la botte in acciaio, poi dopo li pulisco e poi dopo li metto in barrique. In barrique queste sono vecchie, sono quelle tutte del Curni praticamente. Questo è un vino da sbicchierare, un vino da pre-arrosto, diciamo. Mentre fai l'arrosto bevi questo, poi dopo passi ad altri vini più importanti. Da merenda, da salame, da formaggio, una cosa un po' da sbicchierare il pomeriggio, fresco va bevuto. Ed è, quindi dicevi questo è 17. Proprio appena uscito. Sì, sì. Ed è Sangiovese 100%. Sì, sì, di quella vigna. Che dice? Arsura, allora, questa qui l'etichetta è stata fatta, vedi qui esce un po' più sfumata perché dici come arrivi qui il livello e incominci a vedere un po' sfumatello, l'idea era quella. Sì, sì, beh, Arsura perché avevamo praticamente una sete disumana sempre, avevamo sempre sta Arsura addosso che bevevamo come spugne. Arsura per un nome, nei tempi nostri non c'era una bicicletta, una cosa, avevamo Arsura di tutto, Arsura senza sta sete voglia di... Era sta sete atavica di tutto, anche di donne, perché stavamo sempre a secco, in un periodo noi siamo stati sfigatissimi.